Il primo album di Ken Parker esce il 4 giugno del 1977. L'editore Cepim, che allora era uno dei marchi della Sergio Bonelli Editore, che in quell'anno pubblicava poche altre testate oltre a Tex, Zagor e Mister No. Mentre il fumetto d'autore in quei mesi stava offrendo il meglio di sé insieme alla seconda ondata delle manifestazioni studentesche. Guarda caso, a proposito di manifestazioni studentesche, la prima didascalia della prima avventura di Ken Parker, intitolata Lungo Fucile, porta la data del 1868. Ken Parker vive 100 anni prima del 68 e così anticipa quelle speranze e quelle illusioni. Sa che il mondo va educato con pazienza e che per raggiungere il paradiso in terra non basta una rivoluzione. Peraltro Ken, per sua fortuna, ha nel DNA una delle anime del 68, quella cattolica. Anche Cristo parlava d'uguaglianza sociale, di rispetto per le minoranze, di amore per gli emarginati, gli esclusi, i poveri, con una temperanza che non esclude la possibilità di infuriarsi colmi di sdegno. Accadde anche a Cristo con i mercanti del Tempio. Ken fa lo stesso in una delle sue prime avventure nel Parlamento di Washington. Dopo aver ascoltato un deputato dichiarare che le razze indiane, inferiori e selvagge, sono destinate all'estinzione. E allora reagisce urlando: credevo che in quest'aula ci fosse posto per uomini migliori degli altri, ma vedo solo lupi e sciacalli. Poi esce dall'aula dichiarando: io mi vergogno di essere americano. Nel western raffinato di Ken Parker c'è tutto il bene e il male, il bello e il brutto della civiltà. Il nostro grande eroe ha conosciuto avventura dopo avventura cosa sia il razzismo, l'intolleranza, lo sfruttamento, ed è arrivato a capire che per difendersi bisogna leggere, studiare, imparare, scrivere. Ken Parker era uscito, come abbiamo detto, nel 1977, ma la sceneggiatura della sua prima avventura era stata scritta 4 anni prima, nel 1974, quando Giancarlo Berardi non aveva ancora compiuto 25 anni. E quante strane idee aveva a quell'età: fare l'attore, il cantante, lo scrittore. Poi anche il fumetto, certo, ma cambiandolo, rivoluzionandolo. Il fumetto allora era tanto diverso da quello di oggi. Ce n'era tanto di più in edicola e tanto di meno in libreria. Il fenomeno delle fumetterie doveva ancora nascere e il mondo della cultura quasi sempre parlava di fumetti come di un prodotto di bassa lega, pericoloso per l'educazione dei giovani. Il fumetto era evasione dalla realtà e gli autori non potevano quasi mai parlare di se stessi, delle proprie passioni, della maniera di vedere il mondo. Berardi invece voleva usare il mondo del West per parlare del presente, usare le convenzioni tipiche di quel genere per inserirci elementi d'autore. Insomma, nel fumetto popolare, nel fumetto Bonelli, non dovevano esserci vignette poco chiare o molteplici possibilità di interpretazione. La dimensione di lettura doveva essere una sola, evidente e chiara. Con Ken Parker, invece, il lettore viene invitato a partecipare, a scoprire cosa stia davvero accadendo nelle vignette, oltre le apparenze. Cosa gli autori nascondano dietro una certa affermazione, quale riferimento all'attualità o al mondo culturale si celi dietro una scena. Sì, è una rivoluzione. La presunta semplicità del fumetto popolare viene qui stravolta anche a livello grammaticale. Tutto deve essere chiaro nei nostri fumetti, predicava Bonelli, inserendo didascalie e mettendo i bordi a tutte le vignette. Berardi diceva di no. Il lettore deve entrare nella storia, la deve vivere e sentire. Per questo abbiamo bisogno della sua attiva partecipazione. Berardi trova fortunatamente in Ivo Milazzo il compagno ideale con cui condividere le proprie istanze, tra le quali l'assenza delle didascalie e le vignette sbordate. La sceneggiatura di Lungo Fucile diventa così una storia a fumetti e viene presentata a Sergio Bonelli, che a quel tempo aveva affisso nel proprio studio un cartello in cui si preannunciava presto, prestissimo, la fine del fumetto.
Però a Sergio Ken Parker piacque molto, comprendendo la grande potenza del personaggio nonostante certi eccessi rivoluzionari. Chiese il taglio della barba nel secondo episodio perché sembra mio nonno, come gli autori hanno più volte raccontato. E così, come abbiamo detto, nel giugno 1977 uscì il primo albo, nel luglio del 1977 il secondo. E da allora il fumetto non è stato più lo stesso. La copertina di quel primo albo è stata una grande emozione, e non perché fosse avvincente, anzi per il motivo opposto. Era bella, ariosa, pacifica. Di solito i fumetti popolari vedevano in copertina l'eroe del titolo in azione, alle prese con un nemico, in procinto di sparare o di sferrare un pugno, in una situazione forte che già faceva entrare nello spirito dell'avventura. Ken Parker no. Ken Parker, nella sua prima emozionante immagine di copertina, appariva placidamente seduto a cavallo, un fucile in mano, ma con le dita lontane dal grilletto, e l'altra a tenere comodamente le briglia. Che faceva l'eroe in quella prima copertina? Niente. Non faceva niente. Attorniato dalla natura intorno, sembrava godersi la pace del momento, l'aria delle montagne, la meraviglia del panorama. Non c'erano nemici, e Ken Parker in quella copertina ci diceva che lui esisteva anche senza tutto questo, che lui non faceva, lui era. Nel gioco meraviglioso del fumetto popolare si trattava di una novità assoluta. I personaggi esistevano perché erano in azione, e quando non agivano era solo perché stavano attendendo il motivo per farlo. Ken invece ci diceva in quella copertina che non era così. Lui era diverso, perché in lui, che agisce per necessità in alcune storie, quasi non entra in azione, in altre entra in scena quando la trama è già bella e delineata, il pensiero è preminente, e lo è in una realtà, la sua, più complessa di quella che, in altre serie fumettistiche, rende facile l'identificazione dei buoni e dei cattivi. Perdere la memoria, azzerare l'identità, cambiare nome, cercare il proprio passato. È quello che accade a Ken Parker in Cemaco, la quinta avventura. Uno splendido espediente che Berardi ha usato per calare il suo personaggio all'interno della realtà indiana, nella quale viene accolto per poter vivere così un secondo imprinting. Ce n'era bisogno per permettere a Ken, che vuole continuare a difendere il diritto dei nativi ad esistere e far progredire la loro cultura, di sentirsi indiano, di esserlo in maniera profonda. Per questo aveva il dovere di rinascere, dopo aver perduto se stesso. Doveva sentire gli odori, le atmosfere, i ritmi all'interno di una tribù pelle rossa come fossero i primi mai sentiti, per capire come gli uomini siano tutti uguali e le culture degne di essere osservate con rispetto. I nativi hanno una sensibilità nei confronti della natura che l'uomo bianco, con la sua necessità di fare, di produrre, di manipolare, rischia di perdere del tutto. La straordinaria forza di Cemaco è quella di raccontare l'esperienza tra gli Unkpapa da due punti di vista occidentali, non solo quella di Ken, che trova tra le tende indiane una sua seconda casa, ma anche quella di Belle McKeever, una donna bianca. Attraverso di lei Berardi pone il dubbio, la questione. Insomma, questi indiani sono buoni o sono cattivi? Ken Parker lascia a noi la risposta, anzi meglio, dice che risposta non c'è. Gli Unkpapa hanno accettato la presenza di Cemaco perché ha salvato il piccolo Teba e perché il cuore di chi ha perduto la memoria batte vicino al grande spirito. Bel no, lei è prigioniera. E anche se Berardi e Milazzono aggiungono note sorridenti alla sua vicenda, indubbiamente la sua condizione è molto drammatica. Belle rimane per molte pagine un'estranea all'interno della tribù e al tempo stesso lei è una privilegiata nel mondo dei bianchi, moglie di un capitano dell'esercito. Attraverso di lei vediamo che gli indiani da difendere non sono affatto buoni, che anche loro sanno essere violenti e volgari, proprio come noi bianchi, proprio come i bianchi che cercano di violentarla. Berardi scrive la storia di Belle in maniera complessa e per nulla consolatoria.
La donna sembra integrarsi nel villaggio solo quando attende un bambino da Ottawa, l'uomo che è stata costretta a sposare. La maternità la mette in pace con il mondo e in quei momenti vede in maniera diversa la sua vecchia vita. Nel frattempo anche Ken ha vissuto intensamente la sua storia d'amore con l'indiana Tecumseh e l'affetto paterno nei confronti di Teba, che comunque non è neanche suo figlio. Poi la tragedia, la voglia dei bianchi di annientare i nativi così insopportabilmente diversi da loro. Dopo la carneficina, Ken ritrova la memoria, il proprio nome e una vendetta da consumare, anche se non potrà cancellare dalla propria carne e dal proprio cuore la seconda vita vissuta, quella nella tribù Mpapa. E Belle, dopo l'esperienza vissuta, è un'altra donna. Ha capito che non c'è una sola vita possibile e che il marito non può comprendere la sua nuova sensibilità. Così decide di tornare a Boston dalla madre, ma di farlo con 2 bambini, 2 mezzo sangue, suo figlio e Teba, il figlio di Tecumseh adottato da Ken. Sono loro i simboli della rinascita di Belle, destinata a una vita più coraggiosa e consapevole, una vita illuminata dalla conoscenza. Nella saga di Ken Parker c'è una vignetta meravigliosa, è quella in cui Pat O'Shane, una ragazzina che fa parte della schiera di meravigliosi personaggi che per qualche pagina accompagnano la vita di Ken, piange la morte del fratello. Lo fa disperata, in silenzio, con la testa così piegata all'indietro verso il muro che il cappello le si alza sulla testa. Piange silenziosamente, o almeno così sembra, perché a volte il suono del dolore è così forte da non emettere suono. Però Ivo Milazzo ci inonda col suo dolore. Il volto è deformato dalla disperazione, la bocca aperta in una smorfia straziante, mentre le lacrime scendono copiose e le braccia incrociate in grembo sembrano cercare qualcosa a cui aggrapparsi. Sembrano dire: sei sola al mondo, Pat. Ora sei davvero, del tutto, completamente sola. E l'unica persona che può abbracciarti sei te stessa. Sei l'unica a volerti bene, ora che hai visto tuo fratello morto e non sei neppure potuta andare a stringere il suo corpo perché ti hanno trascinato fuori dal saloon, perché quella non è una scena adatta ai ragazzini. Doveva essere lì dov'è quella vignetta, in fondo a una pagina. Così, non incastrata tra altre vignette, può raccogliere le nostre emozioni fino a quando non giriamo il foglio. E il dolore di Pat può andare oltre il tempo di lettura, può restare dentro di noi e farci capire che tutta la stravaganza, tutta la simpatia, tutta l'imprevedibilità del personaggio nasce proprio da lì, dai grandi dolori. Muore il fratello di Pat, così come nel primo episodio era morto il fratello di Ken. La differenza è che il fratello minore di Ken era un ragazzo con la testa sulle spalle e che poteva contare su un fratello in gamba, Ken appunto. Pat invece il fratello lo doveva accudire come fosse lei la maggiore, con lui si doveva raccomandare di non bere whisky e di non stare nel saloon più di 20 minuti. Ma che razza di irresponsabili si è nel lasciare una sorellina sola per mettersi a giocare a poker? Non c'è solo il pianto per aver perso un fratello in quella tragica vignetta, c'è anche la disperazione che le tragedie possano accadere così, per semplice leggerezza e superficialità. C'è lo spaventoso vuoto della vita in quell'espressione da urlo di Munch, in cui tutte le certezze del mondo sembrano ormai disperdersi. Ken non aveva pianto così dopo l'uccisione di Bill Parker, forse perché il personaggio era appena nato, forse perché Berardi doveva ancora capire fino in fondo quali fossero le sue emozioni. E poi un protagonista deve sapere trattenere la commozione, convertirla in reazione, almeno fin quando i lettori potranno sapere che anche il pianto è un atto di coraggio e anche decidere di sentire fino in fondo tutto il dolore è comportamento da eroi. Tra Piperita Patti, la Matty Rose del film Il Grinta e Pippi Calzelunghe, Pat O'Shane è una di quelle ragazzine che hanno una tale personalità
da mostrare quel che di osceno c'è nel rapporto fra le persone, fra gli adulti che possono abbandonare i propri figli, che si ammazzano, che fingono di essere chi non sono, che non amano mai abbastanza. È lei, nell'ultima vignetta del suo primo episodio, a chiudere ogni dubbio sulla propria capacità di interpretare il mondo con un viso ormai rilassato e tranquillo, lo sguardo finalmente sereno. Ha trovato qualcuno di cui potersi fidare. Ha trovato un amico, un po' papà, un po' fratello, un po' fidanzato. Ken Parker. Con lui potrà divertirsi, trovare conforto, emozionarsi ancora per un po'. E dopo, chissà. Quando nel marzo del 1982 i lettori di Ken Parker trovarono in edicola Ada, l'album numero 46, sapevano già molto della serie e degli autori che ne realizzavano le avventure. Per esempio, sapevano che, al contrario degli altri albi Bonelli, Ken Parker non usciva con puntualità. Bisognava attenderlo con passione, cercandolo negli scaffali dell'edicola, là dove l'edicolante teneva gli altri fumetti nel formato tex. Come i grandi attori, Ken Parker si fa aspettare nelle pagine di questa avventura, che rompe tante regole e tante verità acquisite prima d'ora su queste stesse pagine. Dunque, una delle novità assolute della serie è quella dell'abolizione delle didascalie. E invece, ecco qui un episodio di Ken Parker, pieno di didascalie, ma particolari, diverse. Qui la voce fuori campo non è anonima, ma della protagonista assoluta, Ada, appunto. Per la prima volta in un albo a fumetti, un personaggio ci racconta in prima persona tutta la sua vita, dal primo vagito fino al suo presente. Non era mai successo e non era mai accaduto che noi conoscessimo le gesta di un personaggio che non avevamo mai visto prima, che non era né un amico né un nemico del protagonista. No. Ada appare per la prima volta qui e ne leggiamo la storia perché ci appassiona fin dall'inizio, attendendo il momento in cui si intreccerà con quella di Ken Parker. Questo si sapeva che sarebbe dovuto avvenire. La leggiamo perché la sua vicenda umana ci arricchisce, ci commuove e ci fa sapere quello che forse non sapevamo. Cosa fosse negli Stati Uniti la schiavitù dei neri e quale sia stata la condizione degli ex schiavi dopo la guerra tra Sud e Nord. Ada ci racconta tutto in maniera meravigliosa, attraverso le parole di Giancarlo Berardi e i disegni di Ivo Milazzo, in una delle pietre miliari della storia del fumetto. La sensazione che si ha nel seguire la sua narrazione è che narrando Ada scopra a poco l'intensità della propria vita. Scopra chi davvero sia, vignetta dopo vignetta. Accade così anche a noi, quando raccontiamo episodi della nostra vita e scopriamo proprio attraverso il nostro racconto che certi fatti, anche dolorosi, acquistano un senso e forse attraverso le parole comincia ad avere un senso complessivo tutto quello che si sta rivivendo. In questo caso, la vita di Ada. E poi a un certo punto arriva Ken, che non è l'uomo che vince, l'uomo che detta legge, l'uomo che fa valere la forza. No, Ken è tutti noi. Come noi si mette ad ascoltare la storia di Ada, si commuove per tutto quello che Ada gli racconta, sente il peso conosciuto di un'umanità sbagliata, che commette infamie, che alimenta ingiustizie, felice di sostenere che la fratellanza universale sia solo un'utopia di illusi, di ingenui, di gente come Ken e i suoi lettori, insomma. Noi che, dopo aver condiviso tante emozioni, tante verità, vorremmo, come il personaggio che ci rappresenta, abbracciare Ada, proteggerla, darle quell'amore infinito che nel corso della sua vita ha tanto cercato e che potenza di queste pagine vorremmo davvero poter offrire a tutte le vittime della storia, dell'arroganza del potere e dell'imperfezione dell'essere umano. La serie di albi di Ken Parker, che parte il 4 giugno del 1977, si chiude nel maggio del 1984. Sarebbero dovuti uscire 84 albi, ne furono pubblicati solo 59.
Rispettare il ritmo mensile era un bel problema editoriale. Non solo Ken si permetteva di essere un fumetto strano, innovativo, sperimentale e impegnato, si permetteva anche la mancanza di puntualità con i lettori in edicola. Difficile allora far quadrare i conti, ma un fumetto che cambia la storia del fumetto non può mica finire nel piano della sua potenza. Così Berardi e Milazzo si tuffano in quella che allora sembrava la grande occasione del fumetto, sganciato da ferree regole editoriali. Il fumetto che un tempo si chiamava d'autore. Insomma, le riviste. Così Ken Parker apparve su Orient Express e su Comic Art. Nel 1989 Berardi e Milazzo fanno nascere la Parker Editore, che poi viene rilevata da Sergio Bonelli. Purtroppo nel gennaio del 1996 anche questa testata chiude. Per le riviste contenitore sembra non esserci più spazio, scrive Sergio Bonelli nell'editoriale d'addio. Ma nei 2 anni successivi, a partire dal 1996, la Bonelli pubblica altre 4 storie inedite di Ken Parker, in altrettanti speciali. Nel gennaio del 1998 è lo stesso Berardi a dichiarare chiusa l'esperienza del personaggio, anche per il desiderio dei 2 autori di dedicarsi a nuovi progetti. Ma Ken Parker non muore affatto, perché è ristampato in diverse collane. Nel 2014 Ken Parker viene ripubblicato da Mondadori Comics in una collana che si chiude con quella che per ora è l'ultima avventura di Ken, fin dove arriva il mattino. Nell'ultima vignetta si vede il personaggio in fin di vita, ma non è ancora detto. Mai nulla è sicuro con personaggi che come lui sanno attraversare il tempo ed essere sempre attuali, che sanno riempire il nostro cuore di lettori con suggestioni ed emozioni potenti di quelle che poi ci accompagnano nel corso delle nostre giornate. Tanto che uno potrebbe chiedersi ogni tanto come si sarebbe comportato Ken Parker in questa situazione? Le risposte ovviamente sono tante, anche perché Ken è così umano da contraddirsi spesso. Ma certamente sarebbero ispirate al senso di giustizia e alla ricerca di consapevolezza, quella di un uomo che usa la propria voglia di libertà per migliorare se stesso e il mondo che gli gira intorno.